E questo è il risultato. Ciao amici e benvenuti in questa nuova avventura. Oggi non sono sul nuovo Rio, ma sono su una nuova punta che ho deciso di chiamarla Artemis, in onore della missione che in questo periodo ci sta portando nuovamente sulla Luna. E com'è questa punta? Allora, è una sponda lavata, quindi il materiale potrebbe scendere dalla parete, ha tanti massi che trattengono l'oro, e visto che fa da rampa, per quello che l'ho chiamata anche Artemis, come se fosse la rampa di un razzo che va sulla Luna. E come ogni fantasia sognatori di andare sulla Luna, spero di trovare in questa punta nuova qualcosa di veramente impressionante, unico, raro. Lo vedremo. Partirò da qua e poi pian pianino andrò verso l'alto. Non so quanto tempo ci vorrà, quanti giorni, quanti mesi, però con calma voglio gustarmela. Ora la parte più difficile è organizzare il lavoro, e cioè, visto che voglio scappare da là, dove piazzare la canaletta? Allora, l'assaggio l'ho fatto, un po' d'oro c'è, non so cosa troverò sotto, quindi devo fare materiale. La canaletta in teoria la piazzerei lì, però dovrò fare una specie di base, di sassi per appoggiarla, perché l'acqua lì è un po' fonda. Primo problema. Poi pian pianino dovrò togliere quei sassi, dovrò decidere dove metterli, se dietro lì o spostarli più sopra o dove. Secondo voi dove è meglio? E poi le problematiche, nel senso quanto materiale riuscirò a fare a secchio, ci sono troppi sassi, mille imprevisti che durante cercherò di risolvere pian pianino. È stato molto difficile, ma alla fine sono riuscito a piazzare la canaletta. Non è ottimale, funzionerà, facciamo al 70%. Per fortuna è che ho delle trappole profonde che mi aiuteranno a trattenere l'oro, perché come vedete la corrente è un po' irregolare, arriva un po' a ondate, la V non è precisa, però per il momento mi devo accontentare. Poi pian pianino col materiale di scarto lo metterò tutto intorno e ci sarà una base morbida nella quale poi posso piantare la canaletta facilmente. Adesso per aiutarmi ho usato un telo che ha costruito e diciamo reso più stabili i sassi sotto, così non si muovono, e niente, adesso vado avanti. Ci ho perso veramente tanto tempo, veramente faticoso, alla faccia di chi dice che è un hobby facile e semplice. La parte più difficile è sempre l'inizio, perché bisogna crearsi una propria postazione e sbloccare i primi sassi. Poi dopo, quasi a domino, si riescono a togliere facilmente i successivi, però la parte più dura è sempre l'inizio. E qui incominciano i miei lavori. Non uso il badile perché quando vai in prospezione è meglio avere meno cose ingombranti. Adesso sto facendo degli assaggi, mi sta aiutando con la piccozzina, sto liberando i primi massi, così poi dopo si sbloccheranno un po' tutti gli altri di conseguenza, perché solitamente i massi sono imbricati. Cosa vuol dire? Che la corrente li sovrappone a forma di tegola. Ora un po' di materiale l'ho fatto, svuoto la canaletta e vediamo il primo assaggio. Prendo il palottino, verso l'acqua sulla canaletta, così le trappole si liberano e tutto il materiale finisce nella baffia. Fatto questo procedimento, con il materiale che era nella canaletta, incomincio a lavarlo, faccio entrare l'acqua, così il pulviscolo leggero va via e pian piano riduco il concentrato.
E questo è il risultato dei puntini d'oro, tanti puntini d'oro. Ora riprendo aumentando la produzione, quindi uso la tecnica romana. Chi non l'avesse visto può vedere nei video precedenti com'è questa tecnica, e via così. Questo è il secondo secchio, facciamo un secchio perché il primo era mezzo. Come vedete ci sono tanti piccoli puntini d'oro, è un buon segno che ci sia dell'oro. Se è piccolo vuol dire che è oro superficiale, quindi magari andando leggermente sotto o non trovo nulla o trovo qualcosa di grosso. Questo diciamo che è la metà di quello che ho trovato in un totale secchio e mezzo. Adesso la mia idea è quella di, ok, qua ho capito, adesso mi sposto leggermente sulla rampa per vedere se c'è la stessa tipo di concentrazione o se cambia qualcosa. Quindi andrò lì dove c'è la felpa nera, proverò a scavare lì. Mi sono spostato di qui e questo qua è lo scavo che ho fatto nel punto che vi dicevo. Da là mi sono spostato leggermente più in alto. Il secchio è quasi pieno, adesso lo riempirò e poi vedrò cosa trovo nella canaletta. Volevo fare un altro giochettino con voi come nell'altro video. Guardando qua la superficie, cosa vi fa capire che è un materiale buono oppure no? Fermate il video e pensateci un attimo. Il motivo è che se avete un occhio allenato potete vedere, a parte un materiale dal chiaro al più scuro che può essere anche l'umido del terreno e va bene, però se notate ci sono 1, 2, 3, 4, 5, quelli sono granati molto grossi. Poi abbiamo questo, abbiamo questo, abbiamo questo, anche questo credo, che è materiale nero della magnetite, anche quella molto grossa, che sono i famosi indicatori che questa traiettoria qua, questa zona qua, c'è del materiale pesante. Quindi trovando delle cose così grosse uno spera di trovare anche delle pagliuzze in proporzioni grosse, ovviamente non così grosse, però almeno che superano il millimetro come minimo. Adesso vado avanti a scavare, finisco il secchio e poi vediamo se sono stato fortunato oppure devo andare più a fondo. Comunque questi sono indicatori molto interessanti visivamente. Il materiale in superficie, come vedete, non c'è sabbiolina ma c'è tutta questa ghiaietta, quindi vuol dire che il peso specifico di questa zona è alquanto pesante, nel senso la corrente era leggermente forte per non lasciare sopra la sabbia ma soltanto sassi di una certa dimensione e peso, quindi tra cui anche potrebbe esserci l'oro, speriamo. E questo è il risultato. Come potete vedere, allora ci sono più puntini d'oro, la dimensione è la stessa, anche se come vi ho fatto vedere prima qua ci sono granati più grossi. Questo qua è rossiccio tendente al trasparente, carino, questi qua sono più scuri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che molto probabilmente il livello di pezzatura d'oro di questa zona è questo. C'è qualcosa di più grosso? Forse sì, ma è raro, perché se in un terreno dove c'erano i granati più piccoli ho trovato questo, leggermente di meno, adesso in un terreno in cui trovo granati più grossi, quindi un peso specifico maggiore, trovo lo stesso tipo di pezzatura, dimensioni d'oro, vuol dire che la zona ha questo tipo di oro. Le scelte sono due: andare avanti e raccogliere tanta polverina d'oro, cambiare posto, andare più in profondità per vedere se cambia qualcosa. Ci penserò e poi lo vedrete. Ho deciso di fare un altro assaggio più in alto, dove c'è della sabbia, sabbiolina. L'altro assaggio era lì e l'altro assaggio era là sotto. Ho fatto tutta la rampa praticamente. E cosa ho trovato? Anche qua oro piccolino. Praticamente l'oro è come il sale, lo trovi dappertutto senza distinzione né di tipo di materiale che trovi sotto. Posso scavare sotto o sopra dove voglio e la pezzatura è sempre questa.
Cosa posso dire di questa punta? Non è che mi piaccia tanto, cioè non è gratificante. Magari per qualcuno delle prime armi, a vedere il suo primo oro, che spettacolo. Quando uno è abituato a una certa aspettativa e tutto quanto, comincia a diventare non tanto motivante come tipo di punta. Adesso ho ancora un po' di tempo, io qua per ora mi fermo, a casa poi studio, ci penso e mi faccio aiutare anche dall'intelligenza artificiale che dà veramente ottimi consigli se si usa bene, e andrò a fare una perlustrazione qua vedendo se riesco a trovare un'altra punta. Non sarà l'Artemide, magari sarà lo sbarco sulla Luna, vediamo. Per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare le notifiche con la campanellina, e chi fosse incuriosito, avesse delle domande, mi scriva sotto nei commenti qualunque cosa, che come potete vedere rispondo al 90% delle persone. Ciao a tutti.